Buongiorno a tutti, mi chiamo Andrea Selvaggini. Oggi ci troviamo qui con Italia Squisita al mio ristorante Savage ad Oslo in Norvegia e oggi andremo a vedere uno dei prodotti più iconici che questo paese ha da offrire, il salmone norvegese. Il segreto della bontà del salmone norvegese risiede nella natura fortunata delle coste norvegesi. Grazie ai fiordi e alla lunga costa norvegese abbiamo delle acque fredde e profonde che sono ideali per l'acquacoltura, soprattutto grazie alla grande esperienza in materia di acquacoltura che hanno i norvegesi. Qui al mio ristorante Savage siamo stati fortunati che dopo 7 mesi dall'apertura abbiamo avuto la nostra prima stella Michelin. So tonight we have 17 guests, over 7 reservations. We are starting the evening with 2 tables coming at 6 o'clock. La filosofia del ristorante è essenzialmente uno specchio della mia memoria e dei miei viaggi. Ovviamente non usiamo prodotti italiani perché ci troviamo in Norvegia e per me la località è la cosa più importante per un ristorante di qualità. We serve it with a double puree, one is black garlic, one is fermented plums, and then we finish with a lamb and plum sauce. Oggi lavoreremo un salmone norvegese di 14 kg. Vi farò vedere 3 diverse preparazioni: la pancia e il filetto principale per farlo alla brace, le code le faremo in tartare leggermente affumicata a freddo e poi andremo a vedere un taglio di recupero che è quello dell'ala, che verrà fatta fritta in una tempura molto leggera. Come prima cosa andremo a rimuovere le pinne. Questo ci consentirà di poter lavorare il salmone con più facilità. Andremo a lasciare soltanto questa frontale perché poi ci servirà nella preparazione successiva. Una volta rimosse le pinne andremo a levare le squame. In questo caso ci troviamo davanti a 2 opzioni. La prima sarà rimuoverla con un coltello, questa magari la sconsigliamo a casa perché è leggermente più complicata, la seconda invece si può usare un desquamatore. Il salmone deve essere più fresco possibile. Per praticare questa tecnica la cosa più importante è avere un coltello molto affilato. In questo caso sto usando un Deba, che è un coltello giapponese, è leggermente più complicato perché ha una lama più spessa, però si presta molto bene a tutte le varie pratiche della lavorazione del pesce. È molto importante che il coltello sia giusto a filo delle squame per non andare a intaccare il prodotto. Questa fase ci garantisce un perfetto invecchiamento del pesce, che noi al ristorante invecchiamo tutti i pesci che andiamo a usare per conferire un sapore più autentico del pesce stesso. Ovviamente per questa tecnica necessitiamo dei pesci che non sono stati mai a contatto con acqua senza sale, quindi subito dopo che il pesce viene pescato va conservato in secco. Una volta squamato partiremo dalla testa, quindi facendo un'incisione leggermente più generosa del solito perché in questo caso vogliamo mantenere un po' più di polpa sulla nostra aletta, e finiamo il taglio dalla parte opposta. Una volta che ci siamo liberati della testa possiamo individuare dove è la nostra spina centrale dorsale e quindi andiamo esattamente a marcare da lì. Bisogna stare attenti a rimanere il più possibile in contatto con la lisca centrale, quindi fare meno scarto possibile. Una volta che abbiamo marcato la metà andiamo a procedere dalla parte inferiore. Cosa molto importante ogni volta che lavoriamo sia pesce che frutti di mare è passare immediatamente su una teglia con ghiaccio sotto, in modo che così manteniamo una temperatura bassa e rispettiamo la nostra catena del freddo. Mettiamo una doppia teglia perché il contatto diretto del ghiaccio con la carne del pesce la andrebbe a cucinare, quindi a cucinare a freddo andrebbe a bruciare la carne del pesce. Queste sono la parte della pancia che abbiamo rimosso
le nostre costine. Queste in questo caso noi le andremo a conservare per fare la nostra salsa affumicata di ossa di salmone. Anche la nostra lisca la andremo a conservare insieme alla testa per il nostro brodo di salmone al barbecue. Il prossimo passaggio è ovviamente quello di andare a eliminare le lische rimaste all'interno del nostro salmone norvegese, quindi con una pinzetta, un contenitore con un po' d'acqua che ci aiuta a staccarle. Cosa molto importante quando si levano le lische è sempre di seguire quello della loro direzione, quindi in questo caso vedete leggermente in avanti in modo che così non vanno a danneggiare la carne. Andremo a esercitare un taglio alla base qui della gola del salmone e ce lo andiamo a intagliare giù. Rimarrà attaccata internamente, dopo semplicemente è necessario far scorrere il coltello. Ci siamo ricavati le nostre 2 alette. Ultima parte della nostra pulizia del salmone è quella di andare a pulire la testa. Andiamo a levare branchie e occhi perché entrambe sono molto amare, quindi se le usiamo in una salsa o in un brodo andrebbero a conferire un sapore sgradevole a quello che noi vogliamo realizzare. Ok, abbiamo fatto questo composto di acqua e sale che in gergo tecnico si chiama brina o brine in inglese, in questo caso è al 10% e l'andremo a versare sopra il nostro salmone, dopodiché l'asciugheremo e a quel punto è pronto per essere utilizzato. Lasceremo marinare per un tempo di 1 ora, sempre per mantenere il nostro salmone norvegese in sicurezza e per rassodargli un po' la carne. Lo lasciamo volontariamente ancora sopra il ghiaccio in modo che così possiamo mantenere una temperatura costante intorno ai 2-3 gradi. Andiamo a mettere un filo di pellicola sopra per evitare eventuale contaminazione da agenti esterni. Quindi adesso andremo a dividere il nostro salmone come qualunque pesce a 2 filetti, quindi abbiamo la parte inferiore che sarà la pancia più grassa e la parte superiore che invece è il filetto, che è diciamo quello più comune, quello più trovato e usato. E poi finiamo con la coda, che è la parte più magra, l'andremo a usare per la nostra tartare. Incidere la parte centrale del salmone, faremo un primo taglio per poter marcare poi il nostro taglio finale, così da non andare a rovinare la carne. Andremo a rimuovere la coda dalla pancia, vedete queste belle venature di grasso, queste in cottura ovviamente si andranno a sciogliere, regalando una carne incredibilmente morbida. La fortuna che abbiamo di lavorare con il salmone norvegese è che può essere usato a crudo anche senza bisogno di essere abbattuto. Abbiamo dissezionato tutte le varie parti del salmone, adesso quello che andremo a fare è semplicemente andare a rimuovere questo strato di pelle, così rimane soltanto la polpa bella succosa. Questa pastella che ha preparato Mike è fatta con farina 00 e maizena con un rapporto di 70-30 e poi acqua frizzante. Una pastella molto leggera ma molto croccante. Stiamo andando in frittura con un olio di semi di girasole, la stiamo friggendo a una temperatura di 170, quindi una classica temperatura da frittura. Adesso stiamo andando con una doppia frittura, andiamo a creare uno strato un po' più spesso, andiamo a drippare la pastella all'interno per poi riattaccarla al pesce. Bella Mike, ma sei un campione, beautiful. Quindi andiamo a glassarla con la nostra hot sauce di rosa canina. Un
un po' come se fosse una aletta di pollo alla coreana. E proseguiamo la seconda glassatura con una nostra maionese di aglio orsino. Andiamo ad impiattare. Sale Maldon e il piatto è pronto. Adesso andremo a lavorare la nostra coda, andremo a iniziare la preparazione per la tartare. Prima cosa ovviamente dobbiamo andare a rimuovere la pelle, quindi con un coltello ben affilato andiamo a fare una piccola incisione alla parte finale della nostra coda e con il coltello ci andiamo ad inserire esattamente tra la pelle e la carne, dove abbiamo uno strato di grasso che quindi ci aiuterà a fare da guida in questo caso. Andiamo a porzionare in tranci da 120 grammi, andiamo a lasciare la pelle sul filetto in questo caso, perché dopo che verrà maturato all'incirca 7 giorni, dipende un po' dalla pezzatura del salmone, si asciugherà, diventerà leggermente opaca e quando andremo in cottura ci permetterà di avere una pelle croccante e gustosa. Dopodiché procederemo per la affumicatura a freddo. Abbiamo qui il nostro salmone, ci siamo presi d'anticipo, quindi questa è la parte della coda che ha già maturato una settimana. Ha maturato sull'osso, quindi come vedete non c'è segno di ossidazione né niente, ha soltanto concentrato i sapori e migliorato la sua consistenza. Useremo una griglia così da far veicolare il fumo sul nostro salmone norvegese. Andremo a rivestire metà della nostra teglia con un po' di alluminio. La nostra paglia in questo caso viene da Horgengård, che è una fattoria giusto fuori città, a mezz'ora di macchina da qui, quindi abbiamo una teglia che andrà a coprire, quindi a levare l'ossigeno alla nostra fiamma in modo che così produrrà il fumo, e poi una pellicola giusto per sigillare il tutto in modo che così il fumo non esca all'esterno ma vada sul nostro salmone. Ripeteremo questo passaggio per 2 volte in modo da consentire al salmone di affumicarsi a dovere e poi procederemo al taglio. Per la tartare adesso andiamo a tagliarci le nostre fettine. È un crudo, però con un pronunciato sapore di fumo. E poi ci andiamo a fare la nostra tartare. Magari l'unico consiglio che darei è quello di avere una giusta dimensione della dadolata, in modo da dare una buona consistenza sotto il dente ma che non sia tenace. Andiamo a condire con giusto un filo di sale Maldon. Andiamo a riempire bene il nostro crustad. L'idea è che sia un boccone, ma deve essere un boccone generoso, saporito, una nota spicy della nostra radice di wasabi. Gel di tè jasmine. Andiamo a guarnire con le nostre alghe croccanti, in questo caso usiamo un nori norvegese che in lingua locale si chiama fjarin. Questa è raccolta da un nostro carissimo amico, si chiama Jim, le raccoglie al nord, a Trondelag, giusto sotto le Lofoten. E l'altra si chiama Sol, quindi è un'alga dolce, colore rosso, giusto mettere 2 o 3 pezzettini. Andiamo a guarnire con una polvere di alga nori, finiamo con dei fiori di erba cipollina e dei fiori di lilla. Vanno a dare una nota amara al nostro piatto e un po' a continuare il profumo di gel di gelsomino. Ed ecco qua la nostra tartare di salmone norvegese affumicata.
Insieme al nostro filetto d'accompagnamento avremo una salsa fatta con i nostri, diciamo, scarti del salmone, in questo caso le lische e la testa, più i ritagli delle pance, che abbiamo affumicato a freddo, come stessa tecnica che abbiamo presentato con la parte della coda per la tartare. Partiremo con una mirepoix di cipolla rossa, scalogno, aglio e carota, che andremo a tostare in padella e a dorare leggermente. Dopodiché inseriremo i nostri ritagli affumicati di salmone, andremo a tostare tutto insieme, a caramellare per bene. Aggiungeremo concentrato di pomodoro e pimenton a dare una nota piccante e accentuare ancora di più il sentore affumicato. Deglasseremo il tutto con cognac e copriremo con ghiaccio. Lasceremo cucinare per un'ora, dopodiché andremo a scolare e ridurre il nostro brodo fino a ottenere un juice al barbecue di salmone. Adesso le emulsioniamo e andiamo a incorporare aria in modo da ottenere una salsa stabile. Adesso Martin laccherà una glassa fatta con il Pedro Jiménez ridotto, quindi un vino dolce spagnolo ossidato, si sposa molto bene con il salmone. Molto importante in questo caso andare prima dal lato della pelle, lasciarlo cucinare piano piano, farla diventare bella croccante. Guardate la pelle, una volta secca come soffia, quasi come una porchetta. A very nice glaze on the meat side, not on the skin, just so it doesn't stick. Keep it on all the sides. Yes, perfect. In questo caso quello che faremo, siccome il salmone era freddo di frigo, lasceremo fare dei riposi, quindi daremo dei colpi veloci alla brace e poi dei riposi. Normalmente riposa lo stesso tempo che passa sulla griglia, deve riposare. Questa è una regola che noi usiamo sia per la carne che per il pesce. Adesso riandiamo, finiamo l'ultima botta di calore sulla griglia dalla parte della pelle rapidamente e poi lo gireremo un altro bacio sulla parte della carne e poi riposiamo e andiamo al taglio. That's good, that's good. Ci serve un coltello molto affilato. Sempre pulire il coltello tra un taglio e l'altro. Come vedete il salmone è bello rosato all'interno. La cottura ideale per noi è portarlo a una temperatura di 48 gradi a cuore e adesso procederemo con l'impiattamento. Quindi lo serviremo semplicemente con la salsa che abbiamo terminato. Aggiungeremo a separare un po' delle gocce di burro all'anduia, olio d'aglio orsino. Molto importante che la quantità salsa proteina sia sempre bilanciata. Andiamo a impiattare con il nostro salmone alla griglia. Finiamo con i petali di rosa arrosto. C'est bon. Avete visto come lavorare i diversi tagli di un salmone
Ringrazio particolarmente Italia Squisita per esserci venuta a trovare e aver mostrato un po' della nostra piccola realtà. Un saluto da parte mia e da tutto il personale del ristorante Savage. Vediamo l'ora di vedervi qua nel nostro ristorante e, come si dice qui, a Debra.